Esiste un momento nella vita che arriva senza alcun preavviso, un istante capace di dividere l'esistenza in due parti, prima e dopo. Fino a quell'attimo il mondo sembra avere un ordine preciso, ogni cosa è al proprio posto, ogni giorno assomiglia al precedente e il futuro appare già scritto. Poi basta un solo passo, un solo incontro, un solo istante e tutto ciò che eravamo smette improvvisamente di esistere. Gli antichi greci conoscevano molto bene questa sensazione. Sapevano che ogni cambiamento porta con sé una perdita, che crescere significa attraversare luoghi sconosciuti e che nessuno torna davvero uguale dal viaggio che il destino ha scelto per lui. Per questo trasformarono quell'esperienza in un mito, un racconto che attraversa oltre 2000 anni di storia e che ancora oggi continua ad affascinare artisti, scrittori, psicologi e milioni di persone in tutto il mondo. È la storia di una dea che conobbe la luce e imparò a regnare nell'oscurità, di una giovane ragazza che un giorno uscì per raccogliere dei fiori senza immaginare che non avrebbe più rivisto il mondo con gli stessi occhi. Perché alcune storie parlano di dei, altre parlano di mostri, questa invece parla di qualcosa che riguarda ognuno di noi, il momento in cui la vita ci costringe a diventare qualcuno che non avevamo mai pensato di essere. Ma prima di continuare, lascia che ti faccia una domanda. Se la tua vita cambiasse in un solo istante, riusciresti ancora a riconoscere chi sei? Molti ricordano Persefone come la regina degli inferi, altri come la dea che ogni anno riporta la primavera sulla terra. Due immagini così diverse da sembrare quasi incompatibili. Eppure appartengono entrambe alla stessa divinità. Come può una dea rappresentare allo stesso tempo la vita e la morte, la luce e l'oscurità, la speranza e l'addio? Per scoprirlo dobbiamo tornare a un tempo in cui Persefone non conosceva ancora il dolore, quando il suo nome era legato al profumo dei prati, ai campi in fiore e ai giorni che sembravano destinati a non finire mai, perché molto prima di diventare la regina degli inferi, Persefone era semplicemente una ragazza e questa è la sua storia. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Quando la chiamavano Core. Ogni storia ha un inizio. Quella di Persefone comincia molto prima degli inferi, molto prima dei racconti che la descrivono seduta accanto al trono di Ade, molto prima che il suo nome diventasse il simbolo del confine tra la vita e la morte. All'inizio c'era soltanto Core, così la chiamavano gli antichi greci. Core significava semplicemente la fanciulla, un nome che raccontava più una condizione che un'identità. Era la giovane figlia di Demetra, la dea che vegliava sui raccolti e sulla fertilità della terra. Ovunque sua madre posasse lo sguardo, i campi si riempivano di grano maturo, gli alberi si piegavano sotto il peso dei frutti e i prati si coloravano di fiori. Era quello il mondo in cui Persefone era cresciuta, un mondo fatto di luce, di vento tiepido e del profumo della primavera. Le antiche leggende la descrivono mentre attraversa vallate ricoperte di narcisi, crochi e viole, circondata dalle oceanine e da giovani ninfe che condividevano con lei giornate leggere, lontane dalle preoccupazioni degli dei e delle ambizioni degli uomini. Ogni alba sembrava uguale alla precedente, il tempo scorreva con la tranquillità delle stagioni, seguendo un ritmo che sembrava destinato a non cambiare mai. E forse era proprio questa la più grande illusione: quando tutto ci appare immutabile, smettiamo perfino di immaginare che qualcosa possa spezzare quell'equilibrio. Persefone osservava i campi, raccoglieva fiori, rideva insieme alle sue compagne e vedeva nella natura un luogo sicuro, quasi eterno. Ogni colore sembrava raccontare la stessa promessa: domani sarà come oggi. Gli antichi greci, però, conoscevano bene il linguaggio dei miti, sapevano che la serenità più profonda spesso precede il cambiamento più radicale. Per questo ci presentano Persefone in un momento di assoluta armonia. Più quel momento appare vivo, più diventa prezioso agli occhi di chi ascolta la storia, perché il valore di qualcosa si comprende davvero soltanto quando si rischia di perderla. Ed è proprio qui che Persefone diventa diversa da molte altre divinità greche. Zeus nasce già destinato a governare
governare il cielo. Atena emerge adulta e pronta alla guerra. Ade riceve gli inferi come proprio regno. Persefone invece all'inizio del suo cammino non governa nulla. È semplicemente una giovane dea che sta vivendo la propria esistenza, ignara del fatto che gli altri dei abbiano già iniziato a tessere il filo del suo destino, ed è forse proprio questo il motivo per cui la sua storia continua a emozionare ancora oggi, perché, almeno all'inizio, Persefone assomiglia molto più a noi che agli dei. Nessuno sceglie il momento in cui la propria vita cambia, nessuno sa riconoscere l'istante esatto in cui una giornata qualunque diventerà il ricordo che dividerà il passato da tutto ciò che verrà dopo. E mentre Core continua a camminare tra i prati in fiore, il destino è già in movimento, silenzioso, invisibile, sempre più vicino. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi venirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, perché esistono luoghi dai quali si può tornare, ma non si torna mai davvero uguali. E prima di proseguire nella storia di Persefone, chiediti una cosa: se il destino ti costringesse ad abbandonare per sempre la persona che sei stato, riusciresti ad accettare chi diventerai? Capitolo 2. Il giorno in cui la terra si aprì. Esistono giorni che sembrano identici a tutti gli altri. Il cielo ha lo stesso colore, l'aria porta lo stesso profumo, perfino i passi seguono il sentiero di sempre. Anche quel mattino cominciò così. La giovane dea che gli antichi chiamavano Core, la fanciulla, e che il mondo avrebbe poi ricordato con il nome di Persefone, camminava tra i prati insieme alle compagne che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ridevano, intrecciavano corone di fiori e riempivano cesti con tutto ciò che la primavera aveva fatto sbocciare. Ogni fiore sembrava più bello del precedente, come se la terra stessa volesse offrirle il proprio dono. Le antiche versioni del mito raccontano che fu allora, tra l'erba alta, che il suo sguardo venne catturato da un narciso diverso da tutti gli altri. I suoi petali brillavano come se riflettessero una luce che non apparteneva al sole. Era impossibile ignorarlo. Core si avvicinò incuriosita, allungò una mano verso quel fiore straordinario e nell'istante in cui il gambo si spezzò, il mondo trattenne il respiro. Un boato attraversò la terra, il prato si lacerò sotto i suoi piedi, dal profondo emerse un carro nero trainato da cavalli immortali, avvolti in un'ombra che sembrava inghiottire ogni colore. Alla guida c'era Ade, il sovrano degli inferi. Le versioni del mito raccontano questo momento in modi diversi. Alcuni parlano di un rapimento improvviso, altre di un destino già deciso dagli dei. Eppure, qualunque sia il racconto, ogni strada conduce allo stesso istante, quello in cui la vita di Core cambia per sempre. La giovane dea cercò di allontanarsi, chiamò aiuto, tese le mani verso il cielo che fino a un momento prima sembrava così vicino, ma la frattura nella terra si richiuse con la stessa rapidità con cui era apparsa, inghiottendo ogni cosa. Il vento continuò a soffiare, i prati tornarono immobili, come se nulla fosse accaduto. Eppure, da quel giorno, quei campi non sarebbero mai più stati gli stessi. C'è un dettaglio che spesso passa inosservato e che rende questo mito ancora più affascinante. Secondo una delle tradizioni più antiche, Core era accompagnata da giovani compagne destinate a un futuro inatteso. Alcuni racconti le identificano proprio come quelle che, molto tempo dopo, sarebbero diventate le sirene, creature che oggi immaginiamo tra le onde del mare, ma che in origine avrebbero condiviso con lei quei prati in fiore. Se hai visto il video dedicato alle sirene, questo particolare cambia completamente il modo di guardare la loro leggenda. All'improvviso i miti smettono di essere storie isolate e diventano fili dello stesso immenso tessuto. Intanto il carro continuava la sua corsa, sempre più in profondità. La luce del sole lasciava spazio a un'oscurità sconosciuta. Per la prima volta la giovane dea, che un giorno sarebbe stata conosciuta come Persefone, stava attraversando un confine che nessun fiore, nessun prato e nessuna primavera avevano mai potuto raccontarle. Capitolo 3. L'oscurità aveva un volto.
Per quanto fosse durato quel viaggio, Core aveva ormai smesso di contare il tempo. All'inizio aveva cercato di seguire il ritmo dei cavalli, di ricordare il rumore del vento tra gli alberi, di convincersi che, da un momento all'altro, quel carro avrebbe invertito la propria corsa. Poi ogni suono era cambiato, l'aria si era fatta immobile, la luce aveva iniziato a dissolversi poco alla volta, come una candela che si consuma lentamente, finché anche l'ultimo ricordo del sole era scomparso dietro di lei. Quando il carro rallentò, Persefone sollevò lo sguardo. Davanti ai suoi occhi si estendeva un mondo che nessuna storia ascoltata durante l'infanzia avrebbe potuto descrivere davvero. Le antiche leggende parlavano degli inferi come del regno dei morti, ma nessuno aveva mai raccontato cosa si provasse entrando davvero in quel luogo. La prima cosa che colpiva era il silenzio, un silenzio diverso da quello di una foresta, diverso da quello della notte. Era un silenzio che sembrava appartenere al tempo stesso. Poi arrivarono le ombre. Camminavano lentamente, senza fretta, seguendo sentieri che parevano esistere da sempre. Alcune avanzavano con lo sguardo rivolto verso terra, altre osservavano la nuova arrivata con una curiosità quasi dimenticata. Era raro vedere una dea viva attraversare quel regno. Il carro proseguì ancora per qualche istante. Lungo il cammino scorrevano fiumi dalle acque scure, immobili come specchi. Le loro rive sembravano separare mondi diversi più che semplici luoghi. Persefone non conosceva ancora il nome di quei corsi d'acqua, ma intuiva che ognuno custodisse una storia antica quanto gli dei. Poi il carro si fermò. Per la prima volta i suoi piedi toccarono il suolo degli inferi. Il terreno era freddo, non un freddo che ferisce, piuttosto una sensazione che sembrava attraversare il corpo fino a raggiungere i pensieri. Fu allora che avvertì una presenza. Poco distante, una creatura immensa aveva sollevato lentamente il capo. 3 teste, 6 occhi spalancati, un respiro profondo che riecheggiava tra le rocce. Cerbero osservava la giovane dea senza emettere alcun ringhio. Per un lungo istante sembrò studiarla, come se stesse cercando di capire perché una ragazza destinata ai prati in fiore si trovasse davanti ai cancelli del regno dei morti. Solo quando Ade avanzò di qualche passo, il gigantesco guardiano abbassò nuovamente le teste, tornando immobile come una statua. Persefone seguì quel gesto con lo sguardo. Fu allora che tornò a osservare il dio che l'aveva condotta fin lì, Ade. Sulla terra il suo nome veniva pronunciato a bassa voce, gli uomini evitavano perfino di invocarlo, convinti che bastasse nominarlo per attirarne l'attenzione. Eppure la figura che aveva davanti era diversa da quella immaginata. Se hai visto il video dedicato ad Ade, ricorderai questo regno attraverso gli occhi del suo sovrano. Oggi, invece, lo stiamo attraversando insieme a Persefone, con lo stupore di chi vi mette piede per la prima volta. Lo stesso luogo, raccontato da uno sguardo completamente diverso. Ade camminava senza fretta, ogni passo sembrava appartenere a quel luogo da sempre. Le anime si fermavano al suo passaggio, i custodi chinavano il capo e persino Cerbero rimaneva immobile in sua presenza. Non servivano ordini, non servivano dimostrazioni di forza. L'autorità di Ade sembrava nascere dal fatto che ogni cosa, negli inferi, conosceva già il proprio posto. Persefone continuava a osservarlo. Dentro di sé iniziava a crescere una domanda che nessuno fino a quel momento le aveva mai insegnato a porsi. Com'era possibile che il dio più temuto dell'Olimpo governasse un regno così ordinato? Dov'era il caos che gli uomini raccontavano? Dov'era l'orrore che aveva immaginato durante quel viaggio? Più guardava quel mondo, più si rendeva conto che gli inferi assomigliavano meno a una prigione e più a un regno governato da leggi antichissime. Forse era proprio questo il primo insegnamento che quel luogo aveva deciso di offrirle. La morte poteva far paura, l'equilibrio che la custodiva era un'altra cosa, e quell'equilibrio aveva il volto di Ade. Capitolo 4. Il sapore dell'eternità. I giorni trascorrevano con un ritmo che Persefone non riusciva più a misurare. Negli inferi il tempo aveva un modo tutto suo di scorrere.
Le ombre cambiavano appena, il silenzio sembrava lo stesso a ogni passo e perfino i fiumi continuavano il loro cammino con una calma antica, come se avessero smesso di contare gli anni molto prima della nascita degli uomini. Poco alla volta, quel luogo, che all'inizio appariva estraneo, iniziò a rivelare i propri segreti. Persefone osservava le anime attraversare quei sentieri con lo sguardo carico dei ricordi della vita appena lasciata. Alcune procedevano in silenzio, altre sembravano cercare un volto familiare tra la folla. Ogni storia finiva nello stesso regno e quel pensiero rendeva gli inferi molto diversi da come li aveva immaginati. Mentre Persefone imparava a conoscere gli inferi, sulla superficie la terra stava lentamente cambiando. I campi che fino a poco tempo prima erano ricoperti di spighe iniziarono a inaridirsi. I frutteti smisero di dare raccolti, i prati persero i loro colori e gli uomini guardarono il cielo chiedendosi perché la natura avesse improvvisamente smesso di rispondere alle stagioni. La ragione aveva un nome: Demetra, la dea che custodiva la fertilità della terra. Consumata dal dolore per la scomparsa della figlia, aveva abbandonato i propri doni. Finché Persefone fosse rimasta lontana, anche la vita sulla superficie avrebbe continuato a spegnersi. Fu allora che perfino gli dei compresero che quella vicenda riguardava molto più del destino di una sola giovane dea. Così Zeus prese una decisione. Persefone avrebbe potuto lasciare gli inferi. La notizia attraversò il regno dei morti come un soffio di vento. Per la prima volta da quando quel viaggio era iniziato, sembrava esistere una strada capace di riportarla verso la luce. Ma gli antichi greci sapevano che il destino ama nascondersi nei gesti più semplici. Non sempre sono le grandi battaglie a cambiare una vita. A volte basta un solo boccone. Secondo il mito, poco prima della partenza, Ade offrì a Persefone un melograno, un frutto comune sulla terra, quasi sacro negli inferi. I suoi chicchi brillavano come piccole gocce di rubino. Persefone li osservò senza coglierne il significato. Dopotutto, cosa poteva nascondersi dietro un gesto così semplice? Ne assaggiò alcuni. Pochi raccontano le diverse versioni del mito, 4, 6 oppure 7, a seconda delle tradizioni. Il numero cambia da un autore all'altro, ma il senso della storia rimane identico. Con quel gesto aveva accettato qualcosa di molto più profondo del sapore del frutto. Nella cultura greca, condividere il cibo significava creare un legame, e il cibo degli inferi apparteneva agli inferi. Quando gli dei si resero conto di ciò che era accaduto, compresero che il destino aveva già pronunciato la propria sentenza. Persefone avrebbe rivisto la luce, ma una parte della sua esistenza sarebbe rimasta per sempre legata a quel regno. È proprio questo il motivo per cui il melograno continua ad attraversare i secoli come uno dei simboli più potenti della mitologia, un frutto capace di rappresentare la vita, la fertilità e l'abbondanza, ma anche il confine invisibile oltre il quale ogni scelta lascia un segno impossibile da cancellare. Da quel momento il ritorno non sarebbe più stato un semplice ritorno, perché ci sono viaggi che cambiano il luogo in cui viviamo, e poi ci sono viaggi che cambiano la persona che siamo. Per Persefone quel confine aveva il colore rosso intenso di pochi semplici chicchi di melograno. Capitolo 5. La nascita della regina. Esistono cambiamenti così lenti che nessuno riesce a indicare il giorno esatto in cui sono cominciati. Anche per Persefone accadde così. All'inizio continuava a guardare ogni sentiero degli inferi con gli occhi di chi spera ancora di ritrovare la strada verso casa. Ogni volta le sembrava appartenere a un mondo che non avrebbe mai potuto comprendere. Poi qualcosa iniziò a cambiare. Le anime continuavano ad arrivare ogni giorno, ogni ora, ogni istante. All'inizio Persefone vedeva soltanto ombre, poi iniziò a vedere persone.
Un vecchio stringeva ancora tra le mani un bastone che ormai non gli serviva più. Un giovane continuava a voltarsi come se qualcuno dovesse raggiungerlo da un momento all'altro. Una madre cercava con lo sguardo il volto del proprio bambino tra quella folla silenziosa. Ogni anima portava con sé l'eco della vita appena lasciata. Persefone si fermava a osservarle. Col passare del tempo imparò a riconoscere quello sguardo. Era lo stesso che aveva avuto lei il giorno del suo arrivo, lo smarrimento, la paura, il desiderio di capire dove ci si trovasse. Fu in quel momento che gli inferi smisero di apparirle come una prigione. Cominciò a comprenderne il significato. Quel luogo esisteva perché ogni viaggio, prima o poi, ha bisogno di una destinazione. Anche Ade sembrava diverso. Nei primi giorni aveva visto soltanto il dio che l'aveva strappata alla luce. Ora iniziava a osservare il sovrano. Lo vedeva ascoltare le anime senza lasciarsi guidare dall'ira, lo vedeva mantenere un equilibrio che nessun altro dio avrebbe accettato di custodire. Ade non decideva quando una vita dovesse finire, quel compito apparteneva alle Moire. Lui vegliava su ciò che veniva dopo. Era una responsabilità silenziosa, immensa, e proprio osservandolo Persefone iniziò a comprendere quale posto avrebbe potuto occupare in quel regno. Un giorno arrivò una nuova anima. Camminava con lo sguardo perso, incapace perfino di capire dove si trovasse. Per un istante cercò rifugio negli occhi di Ade, poi abbassò il capo. Fu allora che Persefone fece un passo avanti. Non pronunciò grandi discorsi, le bastò uno sguardo capace di trasmettere una calma che lei stessa, mesi prima, avrebbe desiderato ricevere. Fu un gesto semplice, quasi invisibile, eppure qualcosa cambiò. Da quel giorno le anime iniziarono a cercare anche lei. Gli abitanti degli inferi smisero di vedere la giovane dea arrivata dalla superficie, cominciarono a riconoscere una presenza destinata a restare. Le antiche tradizioni raccontano che fu così che Persefone divenne la regina degli inferi, non attraverso una corona, non con una cerimonia, nemmeno grazie a un decreto degli dei. Accadde perché quel regno aveva ormai trovato in lei una figura capace di comprenderlo. Cora era partita raccogliendo fiori. Persefone sedeva ora accanto al trono di Ade. Tra quei due nomi c'era la stessa persona, ma lo sguardo con cui osservava il mondo era cambiato per sempre. Da quel momento gli uomini avrebbero continuato a ricordarla come la figlia di Demetra, le anime invece avrebbero imparato a riconoscerla con un altro nome, la regina degli inferi. Capitolo 6. Le anime che attraversarono il suo regno. Per gli uomini gli inferi rappresentavano la fine di ogni viaggio. Per Persefone invece erano il luogo in cui ogni storia arrivava prima o poi a bussare. Gli anni scorrevano in modo diverso nel regno dei morti. I re diventavano ombre come i pastori. Gli eroi percorrevano gli stessi sentieri dei mendicanti. Davanti all'eternità ogni impresa lasciava spazio al silenzio. Eppure di tanto in tanto qualcuno riusciva ancora a spezzare quella quiete. Accadeva quando un mortale trovava il coraggio di attraversare il confine che separava i vivi dai morti. Era un evento raro, così raro che perfino gli abitanti degli inferi interrompevano il proprio cammino. Uno di quei giorni arrivò quando un uomo entrò nel regno portando con sé qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato: una lira. Si chiamava Orfeo. Le sue dita sfiorarono le corde con la stessa delicatezza con cui il vento attraversa le foglie degli alberi e, per un istante, gli inferi sembrarono trattenere il respiro. Le anime smisero di avanzare. I fiumi continuarono il loro corso in un silenzio irreale. Perfino i custodi del regno rimasero immobili. Tra tutte le anime che attraversarono gli inferi, Orfeo fu una delle poche capaci di commuovere perfino gli dei. Se ricordi il video dedicato al suo viaggio, conosci già la forza della sua musica e la speranza che lo spinse fino al cospetto di Ade. Oggi però quella stessa storia assume un significato diverso. Questa volta
A osservarla è Persefone, seduta accanto al trono degli inferi. Davanti a lei non c'era soltanto un musicista, c'era un uomo disposto a sfidare la morte per amore. Le antiche tradizioni raccontano che Persefone rimase profondamente colpita dalla sua richiesta. In quel gesto rivide qualcosa che apparteneva anche alla propria storia, il desiderio di ritrovare chi si ama, la speranza di poter tornare indietro, il coraggio di attraversare l'oscurità inseguendo una sola possibilità. Fu anche grazie alla sua compassione che Orfeo ottenne una possibilità che nessun altro mortale aveva mai ricevuto. Gli inferi, però, continuavano ad attirare uomini convinti di poter sfidare il proprio destino. Molti arrivavano pieni di coraggio. Quasi tutti scoprivano che il regno dei morti seguiva leggi molto più antiche della volontà degli uomini. Persefone vide passare eroi dal nome destinato a diventare leggenda. Vide Eracle affrontare le prove imposte dagli dei. Vide Sisifo condannato a spingere in eterno il masso che ricadeva ogni volta lungo il pendio. Ogni anima raccontava una storia diversa. Ogni storia ricordava la stessa verità. Anche gli uomini più straordinari prima o poi percorrono il sentiero che conduce agli inferi. Con il passare del tempo Persefone imparò a riconoscere i vivi ancora prima che pronunciassero una parola. Li distingueva dal modo in cui osservavano quel regno, dallo stupore nei loro occhi, dalla speranza con cui cercavano un'uscita. Le anime dei morti camminavano seguendo il proprio destino, i vivi invece cercavano ancora di cambiarlo. Fu allora che Persefone comprese fino in fondo il ruolo che gli dei le avevano affidato. Non era soltanto la regina degli inferi, era la custode del confine che separava due mondi, e da quel confine sarebbero passate nei secoli alcune delle storie più straordinarie mai raccontate dalla mitologia greca. Capitolo 7. Il significato nascosto del suo viaggio. C'è una domanda che accompagna il mito di Persefone da più di 2000 anni. Perché questa storia è sopravvissuta così a lungo? Gli antichi greci avrebbero potuto raccontare il semplice rapimento di una dea, sarebbe bastato quello per spiegare l'alternarsi delle stagioni. Eppure scelsero di fare qualcosa di diverso, trasformarono quel racconto in un viaggio. Ogni volta che Persefone scende negli inferi, lascia alle spalle una parte della propria vita. Ogni volta che torna sulla terra, porta con sé qualcosa che prima non possedeva. E proprio questo continuo attraversare due mondi ad aver reso il suo mito immortale. Per gli antichi quel viaggio apparteneva a ogni essere umano. Prima o poi arriva un momento in cui la vita ci costringe ad attraversare una soglia. Per qualcuno coincide con la fine dell'infanzia, per altri con la perdita di una persona cara, per altri ancora con una scelta che cambia il corso dell'esistenza. La soglia cambia, il viaggio resta lo stesso. È per questo che Persefone continua a parlarci ancora oggi. La sua storia racconta un cambiamento che nessuno può evitare. Quando era Core, conosceva soltanto una parte del mondo. Gli inferi le hanno mostrato tutto ciò che esiste dall'altra parte della vita, e dopo aver attraversato entrambi è diventata l'unica divinità capace di appartenere davvero a tutti e due. Gli studiosi hanno ritrovato il suo nome anche nei misteri eleusini, uno dei culti più importanti dell'antica Grecia. Per secoli uomini e donne raggiunsero Eleusi con la speranza di prendere parte a quei riti segreti, convinti che Persefone custodisse una conoscenza capace di cambiare il modo di guardare la morte. Nessuno sa con certezza cosa accadesse durante quelle cerimonie. Chi vi partecipava giurava di mantenere il silenzio per tutta la vita, ed è proprio questo mistero ad aver alimentato il fascino di Persefone attraverso i secoli. La sua discesa negli inferi smise di essere soltanto un episodio della mitologia, divenne una promessa. Se la natura riesce a rifiorire dopo l'inverno, allora anche l'essere umano può attraversare i propri momenti più oscuri senza smarrire per sempre la speranza. Forse questo è il motivo per cui il mito continua a emozionarci. Persefone non sconfigge un mostro, non conquista un regno con la forza, non cambia il destino del mondo impugnando un'arma. Il suo viaggio è molto più silenzioso, impara a convivere con due parti della propria esistenza che sembravano inconciliabili. La ragazza dei prati in fiore continua a vivere dentro la regina degli inferi, e la regina degli inferi conserva ancora
ancora il ricordo della luce. Gli antichi greci avevano compreso qualcosa che ancora oggi continuiamo a sperimentare. La crescita raramente consiste nel diventare una persona completamente diversa. Molto più spesso significa accogliere ciò che abbiamo vissuto, trasformarlo e portarlo con noi. È questo che rende Persefone una figura così moderna. La sua storia parla di cambiamento, ma soprattutto racconta che ogni trasformazione lascia qualcosa alle spalle e allo stesso tempo ci consegna una parte di noi che fino a quel momento non avevamo ancora conosciuto. Capitolo 8. Perché il suo nome non è stato dimenticato. Ci sono miti che restano confinati nei libri di storia, altri invece sembrano trovare sempre un modo per tornare. Cambiano il volto dei loro protagonisti, attraversano epoche diverse, si adattano a culture lontane da quella che li ha generati e senza che ce ne accorgiamo continuano a raccontare la stessa storia. Persefone appartiene a questa seconda categoria, basta osservare il nostro tempo per accorgersene. Il suo nome compare nei romanzi fantasy, nelle serie televisive, nei fumetti, nei videogiochi e perfino nelle opere d'arte contemporanee. Ogni autore sceglie una sfumatura diversa del suo carattere. C'è chi vede in lei una giovane donna costretta a crescere troppo in fretta, chi racconta una regina capace di governare il regno dei morti con saggezza, chi immagina una storia d'amore con Ade, trasformando un antico mito in un racconto romantico, e c'è anche chi continua a rappresentarla come il simbolo del continuo passaggio tra la luce e l'oscurità. È curioso pensare che ogni generazione finisca per riscoprire Persefone in modo diverso. Gli artisti dell'antica Grecia scolpivano il momento del suo ritorno sulla terra, i pittori del Rinascimento preferivano raccontare il rapimento. Oggi invece molte storie si soffermano sul suo cambiamento, sulla forza che trovava dentro di sé e sul ruolo che conquista negli inferi. In fondo è naturale, ogni epoca cerca nei miti le domande che sente più vicine ed è proprio qui che Persefone continua a distinguersi. La sua storia può essere letta in molti modi, c'è chi vi riconosce il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, chi ritrova il tema della perdita, chi legge il difficile rapporto tra una figlia e il mondo che la aspetta fuori dalla protezione della famiglia, chi vede nella discesa degli inferi una metafora delle prove che ogni essere umano affronta nel corso della propria vita, ed è sorprendente quanto questi significati continuino a parlare anche a chi non ha mai aperto un libro di mitologia. Forse questo è il vero potere degli grandi racconti: superano il tempo, smettono di appartenere a un solo popolo e diventano parte dell'immaginazione collettiva. Persefone continua a vivere proprio perché ogni persona trova qualcosa di diverso nel suo viaggio. Alcuni ricordano la ragazza che raccoglieva i fiori, altri la regina seduta accanto al trono di Ade. Qualcuno rivede il coraggio di ricominciare dopo una perdita, qualcun altro la scoperta che anche i luoghi più oscuri possono trasformarsi in una nuova casa. Ed è proprio questo che rende un mito immortale, la sua capacità di cambiare insieme a chi lo ascolta. Dopo oltre 2000 anni, Persefone continua ancora a camminare tra noi, non nei prati della Grecia antica, ma nelle storie che raccontiamo, nei film che guardiamo, nei libri che leggiamo e in tutte quelle volte in cui cerchiamo un significato ai cambiamenti che la vita ci mette davanti. Perché alcune leggende sopravvivono grazie ai libri, altre sopravvivono perché in fondo parlano ancora di noi. Capitolo 9. Tra la luce e l'oscurità. Ogni mito lascia qualcosa a chi lo ascolta. Alcuni ci fanno paura, altri ci sorprendono, altri ancora riescono ad accompagnarci molto tempo dopo che il racconto è finito. Persefone appartiene a questi ultimi, perché la sua storia parla di dei, di regni invisibili e di antiche leggende, ma continua a raccontare qualcosa che appartiene anche al nostro tempo. Nel corso della vita ognuno di noi attraversa un confine, a volte arriva all'improvviso, altre volte lo vediamo avvicinarsi lentamente. Può essere una perdita, una scelta, un cambiamento che ci costringe a lasciare una parte di noi per scoprirne un'altra. È proprio questo il motivo per cui Persefone continua a emozionare dopo migliaia di anni. Non è rimasta la ragazza che raccoglieva fiori nel prato, non è diventata soltanto la regina degli inferi, è riuscita a conservare entrambe le parti della propria esistenza. La luce che aveva conosciuto sulla terra, la forza che aveva
aveva trovato nell'oscurità, gli antichi greci avevano compreso che la vita non consiste nello scegliere uno solo di questi mondi. Ogni essere umano porta dentro di sé momenti luminosi e altri più difficili. La vera trasformazione arriva quando impariamo a convivere con entrambi, ed è forse per questo che il mito di Persefone continua a essere raccontato, per ricordarci che perfino il viaggio più difficile può cambiare il nostro sguardo sul mondo, e che perfino il luogo che più teniamo può insegnarci qualcosa su chi siamo davvero. E questa è l'eredità che Persefone ci lascia, la consapevolezza che ogni cambiamento porta via qualcosa, ma allo stesso tempo ci consegna una parte di noi che fino a quel momento era rimasta nascosta. Ed è forse proprio questo il dono più prezioso dei miti: continuano a raccontarci gli dei per aiutarci a comprendere gli esseri umani. Ma il nostro viaggio attraverso le antiche leggende è appena iniziato, perché esistono storie in cui il prezzo del cambiamento diventa ancora più alto, storie di uomini disposti a sacrificare tutto per inseguire la conoscenza, di doni capaci di trasformarsi in terribili maledizioni, di menti tanto straordinarie da sfidare i limiti imposti agli uomini, e di creature nate proprio dalla paura più profonde dell'umanità. Sarà proprio uno di questi racconti ad aprire la porta del nostro prossimo viaggio, perché ogni mito in fondo conduce sempre a un altro mistero. E così termina il nostro viaggio di oggi. Ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriamo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per dietro le quinte, le anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype, ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!